Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Quella che ieri sembrava semplicemente una suggestione di calciomercato o quasi un'invenzione giornalistica, in realtà è un qualcosa di molto più concreto. L'Inter è vicina ad Ademola Lookman, l'acquisto da 90 che tanto desideriamo, l'acquisto che può innalzare la qualità della formazione titolare. Ebbene, questa mattina andremo a vedere le ultime di calciomercato in casa Inter, quindi le ultime novità sia legate a Lookman sia legate alla situazione del difensore, e andremo anche a vedere dal punto di vista tattico come potrebbe schierarsi l'Inter con l'eventuale arrivo di Lookman. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo quei pochi semplici click che sono però indispensabili per il canale, quindi like al video, l'iscrizione e la campanella delle notifiche attiva, che può essere utile anche a voi per non perdere nessun contenuto. Iniziamo innanzitutto dal fatto che l'Inter è seriamente interessata ad Ademola Lookman e dà la completa apertura, o meglio ha già l'accordo col calciatore e col suo entourage. Contratto di 4 milioni all'anno fino al 2030. Resta da trovare la quadra con l'Atalanta. C'è una distanza tra l'offerta che intende fare l'Inter, che ancora non ha formalizzato, e la richiesta dell'Atalanta. La squadra bergamasca chiede circa 50 milioni di euro, l'Inter sarebbe ferma intorno ai 40, però tutto porta a pensare che questa forbice possa restringersi, perché innanzitutto perché il calciatore vuole assolutamente l'Inter, ecco, è entusiasta dell'idea del trasferimento a Milano, e perché comunque l'entourage del giocatore lo scorso anno ha strappato un po' una promessa dalla dirigenza atalantina, ed era quello di lasciarlo partire quest'anno per una cifra intorno ai 40 milioni. C'è poi anche un qualcosa di un tantino più pratico, cioè che Lookman a scadenza 2027 dovesse bloccarlo quest'anno l'Atalanta, quindi non dovesse permettergli di andare in una grande squadra che è interessata a lui, rischierebbe poi di doverlo cedere il prossimo anno, col prezzo che poi crollerebbe anche in virtù del fatto che rimarrebbero soltanto 12 mesi di contratto. Insomma, le premesse sono quelle che possono portare ad una chiusura nel giro di qualche giorno, anche perché poi quando c'è una distanza di 10 milioni magari può essere colmata da qualche bonus facilmente raggiungibile, da un'offerta un pochino più alta e magari da un Atalanta che potrebbe abbassare leggermente le sue pretese. Abbassare leggermente le sue pretese, si tratta di qualche milione ovviamente, sappiamo il modus operandi della squadra di Bergamo. L'insidia per l'Inter sarebbe l'inserimento dell'Atletico Madrid. Anche l'Atletico è interessato a Lookman, però insomma l'Inter conta sulla volontà del calciatore, che preferirebbe l'Inter. Tutto porta a pensare che si possa chiudere nel giro di qualche giorno, e quindi con l'Inter che potrebbe chiudere un acquisto davvero da top club. E sarebbe un acquisto da top anche perché l'eventuale arrivo di Lookman non sarebbe subordinato alla partenza di Thuram. In questo momento non è contemplata la partenza dell'attaccante ex Gladbach, e quindi l'Inter potrebbe ritrovarsi davvero un super attacco. Ecco, prima poi di passare alle altre situazioni di mercato, mi concentrerei sul tipo di attacco che si troverebbe l'Inter e su come potrebbe poi schierare Lookman, come far quadrare, ecco, tutti questi attaccanti, perché poi è difficile considerare che uno dei tre sia soltanto una riserva. Innanzitutto ci tengo a specificare che dal mio punto di vista Lookman, oltre a portare caratteristiche completamente diverse dagli altri attaccanti in rosa, perché lui porta l'uno contro uno, l'imprevedibilità, quell'imprevedibilità che spesso è mancata all'Inter, dà anche delle soluzioni diverse. Nel senso che lo scorso anno l'Inter, per caratteristiche, aveva un modo di giocare alquanto statico, quindi quel 3-5-2 forse anche difficilmente modificabile per il tipo di giocatori che erano in rosa, mentre quest'anno sembra un Inter molto più duttile e che quindi può avere più soluzioni a seconda della partita, a seconda del momento del match e a seconda dell'avversario. Andiamo anche a vedere dal punto di vista tattico come potrebbe scendere in campo l'Inter. Una soluzione è il 3-4-2-1. Molti hanno indicato quindi con Thuram e Lookman a supporto di Lautaro. Dal mio punto di vista
è molto probabile che invece il 3-4-2-1 disegnato da Kivu potrebbe essere questo, al di là poi lasciamo stare che qui c'è ancora De Vrij come difensore centrale e non è detto che non arrivi il difensore, perché dico Lookman e Lautaro a supporto di Thuram. Innanzitutto sia Lookman che Thuram sono abituati ad agire sul centro-sinistra. Thuram quando faceva l'esterno d'attacco era un esterno sinistro d'attacco. La formazione precedente, quindi con Thuram e Lookman a supporto di Lautaro, significherebbe dirottare uno dei due sul lato destro, sul centro-destra. In questo modo, invece, avremmo Lookman che parte dal centro-sinistra, quindi la sua posizione ideale. Thuram a fare il centravanti, ciò che ha fatto finora, Lautaro che parte un po' più sul centro-destra, ma a fare comunque la funzione di raccordo che ha fatto praticamente per tutto l'anno o per la maggior parte delle partite. Tra l'altro c'è un altro aspetto, che Thuram attacca benissimo alla profondità. In un Inter che sembra andare più alla ricerca della verticalizzazione, più alla ricerca ecco, della profondità più immediata, pochi tocchi e palla agli attaccanti, un attaccante come Thuram, che è bravissimo nell'attacco della profondità, può essere indispensabile averlo come centravanti. Naturalmente è solo la mia idea, poi sono calciatori che si possono alternare anche nelle posizioni lì davanti e torniamo alla duttilità tattica di cui parlavamo prima. Naturalmente qual è un punto di domanda? La ricerca dell'equilibrio con tre attaccanti veri. Col 3-4-2-1 mi aspetto Çalhanoğlu e Barella molto più bloccati, quindi probabilmente ecco, non vedremo un Barella che va a ridosso della tre quarti per dare appunto protezione alla difesa. Manca un centrocampista rispetto al solito modulo e i trequartisti sono attaccanti puri in questo caso. C'è poi l'altra soluzione ed è il 4-3-3, soluzione che probabilmente non vedremo dall'inizio, però dall'inizio della stagione intendo, però non è da escludere che in determinate partite o in determinate situazioni di gioco potremmo vedere anche questo. Naturalmente per quanto riguarda i tre d'attacco, quindi io più che 4-3-3 mi aspetto un 4-3-2-1, quindi con Lookman e Lautaro o Lookman e Thuram che non saranno delle vere e proprie ali e poi eccoci per quanto riguarda il discorso della disposizione dei tre davanti vale quanto detto per il 3-4-2-1. Quello che però è interessante, come nel 4-3-3 si può trovare equilibrio, perché naturalmente avere due esterni della difesa a 4 come Dumfries e soprattutto Di Marco che sono offensivi rischia di far pagare qualcosa dal punto di vista dell'equilibrio. Con un 4-3-3 come questo che vediamo nell'immagine, ecco potrebbe essere ancora una volta Çalhanoğlu e Barella potrebbero essere loro due a dare più equilibrio, magari un Çalhanoğlu che può abbassarsi nella difesa creando proprio una linea difensiva a 3, però è sicuramente una soluzione un po' più offensiva. Ci sono altre situazioni che possono portare però ad un maggior equilibrio. Ecco qui vediamo con Lautaro prima punta, ovviamente vale lo stesso discorso precedente. E quali sono le soluzioni di non schierare entrambi i terzini offensivi come Dumfries e Di Marco, seppur poi Dumfries l'ha fatto in carriera all'esterno della difesa 4, ma magari avere un atteggiamento diverso. Per esempio nell'immagine vediamo Pavard da terzino destro, Di Marco da terzino sinistro. In questo caso si potrebbe andare a ricreare la linea a 3 praticamente. Perché? Perché in questo modo, ecco, vediamo anche alla lavagna tattica, se io da questo lato provo a togliere l'immagine, altrimenti copre il mio volto. Da questo lato ho Pavard e da questo ho Di Marco. Mi aspetto che Di Marco sarà molto più offensivo, ma qui si può andare a ricreare comunque la linea 3 con Pavard, De Vrij e Bastoni, per esempio. E come può essere attaccata la lateralità? Magari da un lato c'è proprio Di Marco e magari Lookman o chi agirà in questa posizione, da quest'altro lato con Pavard un po' più bloccato potrebbe essere la mezzala ad andare a sfruttare la lateralità e col trequartista che agisce da questo lato. Altra soluzione, naturalmente, poi ecco l'altra mezzala potrebbe o dare equilibrio o magari supportare l'azione per andare a creare quei famosi triangoli che abbiamo visto spesso anche nel 3-5-2 di inzaghiana memoria, ecco nel 3-5-2 dello scorso anno. L'altra soluzione, rispettando lo stesso principio, sarebbe quello di schierare magari Dumfries sulla destra
e sulla sinistra andare a schierare un esterno un po' più difensivo, che possa essere Carlos Augusto o che possa essere anche Bastoni, perché poi nel Parma Bastoni era stato schierato anche in quel modo. Quindi qui naturalmente ecco, vediamo una variabile nel centrocampo, quindi eventualmente con Barella sul centro-sinistra che dà più equilibrio, e a destra uno tra Frattesi e Sucic che sono molto più dinamici. Frattesi che poi può agire anche sulla tre quarti, torniamo al discorso della duttilità tattica. In questo caso invece ecco, vediamo con per esempio Dumfries sulla destra e Bastoni o Carlos Augusto, come dicevamo poc'anzi, sulla sinistra. In questo modo sarebbe quindi il terzino destro a dare maggiore spinta, quindi con, ecco qui si può andare a creare la corsia esterna con magari Barella e Dumfries, ciò che succedeva, si può andare a sfruttare la lateralità più creare corsia esterna. Con Barella e Dumfries ciò che succedeva anche col 3-5-2 dell'anno scorso, ricreare la linea 3, ovviamente col terzino sinistro un po' più bloccato, e da questo lato magari con Mkhitaryan e nell'immagine abbiamo Lookman da trequartista sinistro, quindi con Mkhitaryan e Lookman, con Bastoni che eventualmente potrebbe anche avanzare se l'azione si sviluppa da questo lato, per dire, e con magari Çalhanoğlu a dare più equilibrio, in quel caso azione da quel lato può essere anche Barella a rimanere un po' più arretrato, però insomma questa soluzione potrebbe comunque portare ad un 4-3-3 che, a cui non mancherebbe l'equilibrio. Tra l'altro sfruttando ecco la corsia destra con eventualmente Barella e Dumfries, però avremmo qui magari un Lautaro, per dire come nell'immagine, che sarebbe sicuramente più attaccante che esterno. Ecco, non mi aspetto un Lautaro che vada a sfruttare le corsie esterne, però insomma per sommi capi c'è possibilità, ci sono tante possibilità con la rosa che sta creando l'Inter e questo è positivo. C'è possibilità di avere equilibrio tattico anche avendo un attacco pesante con Lookman, Thuram, Lautaro. In tutto questo, naturalmente, senza mai dimenticare che poi in panchina ci sarebbero Bonni e Pio Esposito, altri due calciatori che sono duttili, che possono, ecco, Pio Esposito naturalmente centravanti puro, Bonni un tantino più duttile, con un Inter che quindi va alla ricerca proprio di questa flessibilità dal punto di vista del gioco. Torniamo alla situazione del calciomercato. Ieri, quando ecco, parlavamo di questa indiscrezione di Lookman, abbiamo detto, o meglio, io ho sottolineato l'idea che prendere Lookman rinunciando al difensore non era una mossa poi così vantaggiosa, perché significava rimandare di un ulteriore anno l'investimento in difesa. Probabilmente è ciò che non farà l'Inter, anzi sembra che ci sia intenzione di investire sia su Lookman sia sul difensore, con Leoni che rimane in cima alla lista dei preferiti e con le alternative che già avevamo visto, quindi c'è De Winter, c'è Anceko tra le alternative. Leoni che naturalmente potrebbe essere finanziato dalle uscite. Dicevamo c'è Aslani in uscita, però ancora non c'è l'offerta ufficiale, Sebastiano Esposito in uscita e si registra l'interesse anche del Parma. Sebastiano Esposito si era parlato di inserirlo nella trattativa per Bonni, poi è stata chiusa senza l'inserimento di contropartite che potremmo ritrovare invece nella trattativa per Leoni. Poi naturalmente ci sono altri nomi in uscita, Aleksandar Stankovic, Buchanan, lo stesso Taremi rimane pur sempre in uscita, quindi comunque l'idea dell'Inter sarebbe quella di prendere sia Lookman sia di prendere un difensore. Non escluso che se ne possano prendere due di difensori, quindi sia Leoni che De Winter, nel caso in cui arrivasse quell'offerta di 35-40 milioni per Bissek, che continua ad avere estimatori in Premier. In ogni caso, ragazzi, dovessero concretizzarsi queste ultime voci di mercato, toccherebbe effettivamente rivalutare un po' la gestione degli acquisti da parte della società Inter, che quindi andrebbe ad innalzare il tasso tecnico sì delle riserve come fatto finora, ma soprattutto e di tanto quello dei titolari. Lookman per l'immediato, l'eventuale Leoni forse non per l'immediato, ma nel giro di poco tempo potrebbe essere anche lui nell'11 titolare. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti se credete che effettivamente l'affare Lookman possa essere ufficializzato nel giro di qualche giorno. Secondo voi, dal punto di vista tattico, come potrebbe schierarsi l'Inter con l'innesto dell'attaccante dell'Atalanta? Insomma, come sempre, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto. Come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!